Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di calcio brasiliano, o meglio, celebreremo un attimo le gesta del Palmeiras che da 2 anni a questa parte, dopo l'avvento di un grandissimo allenatore che sarebbe il centro di questo video, Abel Ferreira, sono 2 anni che il Palmeiras comunque ha vinto credo 7-8 trofei tra campionati, coppe. Allora, il Palmeiras nel 2022, quest'anno, ha vinto la Recopa Sudamericana, che sarebbe una sorta di Supercoppa europea. Ha vinto il campionato brasiliano, fresco campione, e ha vinto il campionato paulista, che sarebbe poi il campionato che in Brasile fanno tra squadre della stessa regione, diciamo. 2020 e 2021 2 volte campione di Coppa Libertadores e una Coppa del Brasile nel 2020. Credo di averli elencati tutti i trofei. Fatemi sapere se mi manca qualcosa per quanto riguarda Abel Ferreira. Comunque volevo parlare di quest'uomo e del calcio che ha espresso in Brasile. In Brasile parliamo tanto e vediamo tanto, sai, del talento singolo, guardiamo il grande giocatore, ci aspettiamo che esce il prossimo Ronaldo, però guardiamo sempre al singolo. Io mi fu mandato un video a giugno di Rafael Vega, un centrocampista del Palmeiras che milita ancora oggi nel Palmeiras, e rimasi folgorato dalla tecnica di questo giocatore, dall'unanimità di gioco con i compagni e dal talento dello stesso. Mi appassionai a questo giocatore e quest'anno ho visto mi sembra dalle 18 alle 20 partite del Palmeiras. In realtà me ne erano bastate già 3 o 4 per capire l'identità di calcio che esprimeva questo allenatore, e alla fine è lo stesso calcio che ha proposto Klopp in Europa, lo stesso calcio che ha proposto Sarri con il Napoli, lo sta facendo Spalletti ancora meglio quest'anno. Forse si avvicina più a come gioca Spalletti che come giocava Sarri, perché il 4-3 di Sarri lo vedi anche in mezzo al campo, le 3 linee, vedi 3 centrocampisti, 3 attaccanti, ovviamente si alternano chi sale e chi scende, però il calcio di di Spalletti, scusate, c'è molta più propensione all'attacco con 8 uomini e rimangono solo i 2 dietro. Comunque un allenatore che ha vinto in lungo e in largo in Brasile. In 2 anni ha vinto qualsiasi cosa, praticamente quasi tutto ciò che c'era da vincere. Il Palmeiras ha una squadra, non è che dici io sto allenando una squadra con tutti i migliori, allora dici vabbè, ci sta, sai, hai tanti grandi giocatori, sì, la mano dell'allenatore si può vedere, però c'è anche da dire che hai grandissimi calciatori. Alla fine, se prendiamo i talenti veri del Palmeiras, che possono essere, che ne so, Dudu, Roni, 2 attaccanti, Rafael Vega, Gustavo Scarpa e un grandissimo difensore, mi sembra si chiami Danilo. Alla fine il portiere Wellerman del Palmeiras è l'unico calciatore brasiliano convocato ai mondiali in Qatar, e la riserva di Alisson. Quindi è proprio una vittoria e i risultati ottenuti sono proprio il frutto del gruppo, secondo me. Che poi giochi un gran calcio anche con giocatori che possano non essere convocati in nazionale. Le convocazioni in nazionale poi è un altro discorso, al limite lo potremmo fare più avanti sul canale, guarderemo il mondiale. Però c'è da dire che in Europa, almeno io ne sto leggendo, sì, ha letto un paio di notizie, però è sempre troppo poco secondo me per la caratura di questo allenatore. Se ne dovrebbe parlare un po' in più. A me piace tantissimo come gioca, poi sarà perché hai trovato l'alchimia con la squadra, hai trovato la sintonia tra i calciatori. Fatto sta che il Palmeiras ha fatto 81 punti, 66 gol, mi sembra, sì, 66 gol e 27 subiti, e ha vinto il campionato con più 8 sulla seconda. Cioè 8 punti sulla seconda, l'ha vinto mi sembra con 3 giornate d'anticipo, se non sbaglio. Però veramente tanta roba. Io non credo che il campionato brasiliano sia
il campionato più semplice da affrontare, anzi ci sono molti ribaltamenti ogni anno. Comunque la classifica non la vedi che non è sempre la stessa. Quest'anno secondo è arrivato l'Internazionale, normale. Anche chi non si interessa di calcio e parli di calcio brasiliano, senti, che ne so, senti il Palmeiras, lo senti il Santos per esempio, senti il San Paolo, senti il Corinthians per esempio. Invece si alternano veramente, ci sono delle sorprese tutti gli anni. Io mi sono appassionato quest'anno, ovviamente salvo degli orari che in Europa sono diversi, e le partite che ho potuto guardare le ho guardate volentieri e mi sono anche divertito. Ho guardato 3 sfide del Palmeiras col Corinthians, sia in Coppa sia in campionato, dove il Palmeiras ha vinto 3/3. Li vedi in mezzo al campo, quando scendono in campo dettano gioco, dettano legge, intensità, occasioni su occasioni e dominio territoriale. L'ho detto, come fa il Napoli di Spalletti, ma non solo, come fa il Liverpool di Klopp, come fanno tante altre squadre. Non è che è stato inventato un metodo di gioco da nuovo, no, c'è già, però per effettuare questo gioco comunque devi essere bravo a mettere tutti i tasselli al proprio posto, e Abel Ferreira ci è riuscito e complimenti al Palmeiras per tutto ciò che ha vinto. Volevo celebrarlo un attimo con un video sul canale, e poi ho seguito anche, perché praticamente l'ultimo aneddoto che vi racconto è che durante il campionato, a metà stagione, si è infortunato Rafael Veiga, che è praticamente il pupillo del centrocampo, cioè è come uno Zielinski a Napoli, come lo sia, che so, un Çalhanoğlu all'Inter, per dire, però è molto più offensivo, è quasi una mezzala, però gioca comunque a centrocampo con Gustavo Scarpa e l'altro centrocampista adesso mi sfugge. Comunque succede che a metà stagione si infortuna Rafael Veiga e Gustavo Scarpa sale in cattedra. Gustavo Scarpa non fa rimpiangere l'infortunio di Rafael Veiga, cerca di coprire tutte le lacune poi, tutte le cose che sarebbero potute mancare con l'infortunio di questo calciatore, e il Palmeiras ha comunque stravinto il campionato e dominato in lungo e in largo. 3 sconfitte, mi sembra, 20, le ho scritte, dove le ho scritte? 23 vittorie, 12 pareggi e 3 sconfitte. Sembreranno tanti pareggi, però comunque è stato un campionato tiratissimo che ha portato comunque alla vittoria con 81 punti totali. Alla fine dipende sempre quanti punti fai più del secondo, non importa quante ne vinci e quante non ne vinci. Tanto è vero che il Napoli di Sarri per esempio ha fatto 28 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte solamente, 91 punti, nemmeno lo vinci il campionato, quindi alla fine devi vedere chi sta sopra. Ragazzi, questo era quanto. Veramente un grande Palmeiras. Volevo parlarne perché appunto mi fu mandato il video all'inizio di questo canale, mi fu mandato il video su un calciatore del Palmeiras e io mi sono appassionato a guardare un bel po' di partite quest'anno. E poi questo grande allenatore va celebrato e su un canale di calcio è ovvio che si debbano fare queste cose. Almeno io mi concentro sulla Serie A, ovviamente, sul mio Napoli, però ci sono tanti eventi sportivi che vanno celebrati e vanno discussi. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi. Sempre Forza Napoli e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!